Ciao a tutti! Sapete come mai ci sono queste statue di nani presso Vicenza? In questo video scoprirete la loro storia legata ad una favolosa villa, nonché le principali attrazioni di Vicenza, da vedere assolutamente se passerete di qua, tra cui la splendida Basilica Palladiana. Abbiamo selezionato per voi le migliori 10 attrazioni di Vicenza, continuate a guardare per scoprirle tutte. 10. Villa Almarana ai Nani. Siamo appena fuori Vicenza e vediamo questi nani. Siamo presso le mura della villa dei Conti Valmarana. Ma cosa ci fanno qui i nani? Mentre guardiamo gli ambienti e gli splendidi affreschi di Tiepolo padre, ascoltate. Leggenda vuole che i nobili proprietari della villa avessero una figlia nana, la principessa Laiana. A causa della sua statura, i genitori decisero che Laiana dovesse vivere confinata all'interno delle alte mura del complesso e che tutti i servitori della villa fossero scelti esclusivamente tra i nani per non ferire la sensibilità della ragazza, ma non finisce qui. Spostiamoci intanto nella foresteria dove possiamo vedere gli affreschi di Tiepolo figlio. Il mito della principessa nella villa si diffuse tra il popolo finché un giorno un principe decise di entrare a cercare la fanciulla. Una volta dentro, Laiana, al suo cospetto, si rese conto della sua condizione e cadde in uno stato di disperazione così profondo da decidere di porre fine alla propria vita, gettandosi dalla torre. Questo gesto lasciò i fedeli nani servitori pietrificati dal dolore. Ma sappiate che questa triste storia, per fortuna, pare non sia vera. Infatti, sembra che i nani siano rappresentazioni di personaggi della commedia dell'arte. 9. Giardino Salvi e Loggia Valmarana. Andando verso il centro di Vicenza, passiamo per Giardino Salvi. Entriamo e cosa vediamo qui? Una loggia sull'acqua! Si tratta della Loggia Valmarana in stile palladiano. Sentiremo parlare di Palladio più avanti. 8. Cattedrale Santa Maria Annunziata. Una cattedrale non può mancare in una città importante. Ricostruita più volte, ciò che vediamo ora è cinquecentesco e restaurato dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, che tra l'altro fecero crollare la cupola progettata dal Palladio, oltre a distruggere gli affreschi. Insomma, ci accontentiamo, ma vi mostriamo una piccola sorpresa nella stessa piazza della cattedrale. 7. Criptoportico. Vicenza fu anche una città romana, sede un tempo di splendide ville. Possiamo scendere giù ed ammirare il portico di una di queste, vecchia 2000 anni e ormai nascosta da metri di terreno. Raccomandato se non siete claustrofobici. 6. Teatro Olimpico. E ora visitiamo un teatro unico al mondo. Torniamo in superficie e attraversiamo il centro per guardare l'ultima e meravigliosa opera dell'architetto rinascimentale Palladio. Inaugurato nel 1585, il teatro è un'innovazione per l'epoca, essendo il primo teatro stabile coperto dell'epoca moderna. Lasciamoci rapire dai giochi di luci e suoni, infatti il locale è ancora utilizzato come teatro. 5. Chiesa di Santa Corona. Entriamo ora in uno dei simboli della città, la chiesa di Santa Corona. Qui le famiglie più illustri, tra cui i nobili Valmarana, traducevano il loro prestigio nel privilegio di avere una cripta a loro dedicata. Ma ecco la parte più magnifica della chiesa, l'altare centrale, splendidamente intarsiato con pietre dure nel XVII secolo, e dietro il coro della cappella maggiore con intarsi in legno. E qui ecco l'altare Garza d'Ori, il secondo altare più splendido dell'edificio. Usciamo e non dobbiamo camminare molto per giungere alla prossima attrazione. 4. Palazzo Chiericati. Immergiamoci ora nelle collezioni di quadri e statue di Palazzo Chiericati, uno splendido palazzo palladiano oggi adibito a museo civico. Oltre a guardare i reperti del museo, ricordiamoci di alzare gli occhi. Potremmo altrimenti perderci gli splendidi affreschi. Ecco ad esempio quelli della stanza di Ercole e della stanza del Concilio degli Dei. 3. Palazzo Leoni Montanari. Tra tanti palazzi rinascimentali spicca sicuramente questo palazzo in stile barocco, ultimato nel Settecento. Il palazzo oggi ospita gallerie d'arte, tra cui spiccano alcune opere particolari. Qui abbiamo la scultura settecentesca, ma sembrerebbe molto più moderna, della caduta degli angeli ribelli. E qui un famoso dipinto che riprende Vicenza nel suo complesso. 2. Piazza dei Signori.
Siamo ora nel centro del centro di Vicenza. In Piazza dei Signori possiamo vedere tante architetture interessantissime. Quella così alta è la Torre Bissara e purtroppo non ci si può salire sopra. Qui c'è la Basilica di San Vincenzo in stile quasi barocco. Splendida è la loggia del Capitanato, che fin dall'epoca di costruzione è il luogo dove si esercita il potere politico della città. L'architetto è ovviamente il nostro Palladio, il quale, secondo gli esperti, in questa opera ha superato se stesso e il proprio stile. Infatti il palazzo è lontano dallo stile classicista. Per ricordarci che questo era territorio della Repubblica di Venezia, c'è qui una colonna con il leone di San Marco. Ma entriamo ora nell'attrazione principale della piazza, la Basilica Palladiana. Nonostante il nome, non è un edificio religioso, bensì ospitava in passato alcune magistrature cittadine. Notevoli le arcate delle logge in marmo bianco. Oggi la basilica è adibita a museo. Possiamo qui passeggiare per i loggiati e vedere le migliori vedute in Piazza dei Signori. Siamo certi che ora, quando sarete a Vicenza, sappiate cosa vedere. Grazie per averci seguiti e se siete qui in zona potete anche fare un salto a Verona. Ecco il link del video. A presto!